Hai mai avuto il sospetto che il tuo partner ti nascondesse qualcosa? Ma non sapevi da dove iniziare? Immagina di scoprire che tua moglie ti tradisce con un uomo sposato e che i tuoi figli potrebbero non essere neanche tuoi. Dopo 12 anni di matrimonio, ho scoperto la verità più dolorosa della mia vita. Oggi ti racconto tutto, passo dopo passo. Alla fine del video scoprirai la mossa finale che ha fatto crollare entrambi i loro mondi e ha cambiato per sempre il mio. Non avrei mai pensato che un giorno avrei scritto questa storia. Io e mia moglie siamo sposati da 12 anni e abbiamo due figli, uno di 10 e uno di 7 anni. Lavoro come meccanico in un'officina locale da 8 anni, mentre lei lavora part-time in un asilo nido. Tutto sembrava normale fino a circa 6 mesi fa, quando mia moglie ha iniziato a comportarsi in modo strano. È diventata più riservata con il telefono, lo portava con sé in bagno, lo teneva a faccia in giù durante la cena e faceva altre cose sospette. Il giorno del mio compleanno è passato senza che lei facesse nulla di speciale e il suo atteggiamento è rimasto lo stesso. Ha cominciato a fermarsi più spesso al lavoro la sera, dicendo che l'asilo aveva bisogno di personale extra per i programmi serali. Quando le ho chiesto spiegazioni, è diventata sulla difensiva e ha detto che ero paranoico, che stava solo cercando di guadagnare qualche soldo in più per la famiglia. Ho lasciato perdere perché non volevo sembrare controllante o geloso. Una sera ho accompagnato nostro figlio all'allenamento di calcio e siamo passati davanti all'asilo dove lavora mia moglie. Il parcheggio era vuoto e tutte le luci spente, proprio in una delle serate in cui lei avrebbe dovuto essere lì. Non ho detto nulla a mio figlio e ho guidato fino a casa in silenzio. Quella sera mia moglie è rientrata verso le 9 e le ho chiesto com'era andata la giornata. Lei ha risposto che era stata molto impegnativa e stancante, lamentandosi del comportamento esigente dei genitori all'orario di uscita. Ma stava mentendo. Nelle settimane successive ho iniziato a osservare attentamente ogni suo comportamento. Faceva il bucato più spesso del solito. Si faceva docce più lunghe dopo quelle presunte serate di lavoro. A volte i suoi vestiti avevano un odore diverso, come di sigarette mescolato a un dopobarba che io non uso. Una notte ho finto di dormire quando è rientrata. È andata dritta in bagno e ci è rimasta per quasi 45 minuti, con la doccia accesa, poi l'asciugacapelli, e la sentivo parlare sottovoce al telefono. Non capivo cosa dicesse, ma il tono era intimo, affettuoso. Sono rimasto immobile fingendo di dormire. La mattina dopo è stata particolarmente gentile con me. Ha preparato la mia colazione preferita, mi ha baciato, abbiamo fatto l'amore e poi se n'è andata. È stato bello, ma anche molto confuso, visto che era da 2 mesi che cercavo invano di essere intimo con lei. Quel fine settimana, il nostro vicino mi ha detto di averla vista al supermercato una sera in cui avrebbe dovuto essere al lavoro. Era in compagnia di un uomo, ma lui lo ha detto in modo casuale, come se fosse una cosa normale. In quel momento ho capito che i miei sospetti erano fondati. Ho ricominciato a prendere nota mentalmente dei suoi orari e delle sue abitudini. Quali sere diceva di lavorare, a che ora rientrava, come si comportava. Non potevo accusarla senza prove concrete. E se davvero mi tradiva, dovevo scoprire da quanto tempo andava avanti. Ma soprattutto dovevo sapere se i miei figli erano davvero miei. Il più piccolo non mi somiglia per niente, ma avevo sempre pensato che assomigliasse di più alla famiglia di mia moglie. Ora però non ne ero più tanto sicuro. Ho deciso che dovevo fare il test del DNA in modo discreto. Inoltre, volevo scoprire chi fosse l'altro uomo. E poi dovevo capire come agire. Ho iniziato a pianificare attentamente la mia indagine. La prima cosa che ho fatto è stata ordinare 2 kit per il test del DNA online. Li ho ordinati dal computer del lavoro durante la pausa pranzo, così non ci sarebbe stata traccia sul computer di casa. Li ho fatti spedire a casa di un mio amico, che conosco dai tempi del liceo e di cui mi fido ciecamente. Gli ho detto che sospettavo un tradimento e volevo fare il test ai bambini. Non ha fatto domande, ha solo detto di farmi sapere se avessi avuto bisogno di altro. I kit sono arrivati 3 giorni dopo e li ho ritirati a casa sua tornando dal lavoro. La mattina successiva, mentre mia moglie era sotto la doccia, ho prelevato i campioni dalla bocca dei bambini con il tampone. Loro pensavano fosse un gioco e io ho detto che stavo controllando se stessero per ammalarsi. Ho fatto anche il mio tampone
e ho sigillato tutto seguendo le istruzioni. Ho portato i campioni all'ufficio postale durante la pausa pranzo. I risultati sarebbero arrivati entro 2 settimane. Nel frattempo, dovevo scoprire chi fosse l'uomo con cui mi tradiva. Un giovedì sera stavo prendendo una pizza da un locale vicino al centro commerciale. Tornando verso il mio furgone, ho visto la macchina di mia moglie nel parcheggio di un ristorante lì accanto. Quella sera avrebbe dovuto essere al lavoro. Mi sono avvicinato e ho guardato dentro dal vetro del ristorante. Era seduta al tavolo con un uomo che sembrava corrispondere alla descrizione del vicino. Era alto, sulla quarantina, indossava un abito elegante e dava l'idea di avere soldi. Si tenevano per mano e lei rideva a tutto quello che lui diceva. Avrei voluto entrare di corsa e affrontarli. Ma avevo 1000 pensieri in testa, soprattutto riguardo ai miei figli. Sembravano una coppia di lunga data, molto affiatata. Ho scattato alcune foto dal vetro con il mio telefono. Sono tornato al mio furgone e ho aspettato nel parcheggio. Dopo circa un'ora sono usciti insieme. Lui l'ha accompagnata alla macchina e si sono baciati prima che lei salisse, ma non era un bacio amichevole. Era un bacio romantico. Ho fatto altre foto nel parcheggio. Ho notato che l'uomo portava una fede al dito. Quindi era sposato anche lui. Prima che se ne andasse, ho scattato un'ultima foto di loro due insieme. La settimana dopo, mentre facevo la spesa, li ho rivisti. Stavano entrando insieme in un hotel vicino casa. Che coraggio aveva! Non riuscivo a crederci. Ho parcheggiato in fretta e ho scattato altre foto mentre entravano. Poi li ho fotografati da lontano più volte. Adesso avevo delle prove solide. Quel sabato ero in un negozio di bricolage e ho visto di nuovo l'uomo del ristorante. Era con una donna e 2 bambini piccoli. Stavano comprando attrezzi per il giardinaggio. Ho sentito la donna chiamarlo per nome e parlare della loro agenzia assicurativa. Dopo che se ne sono andati, ho chiesto alla cassiera se lo conosceva. Mi ha detto che è il proprietario di un'agenzia di assicurazioni e abita in uno dei quartieri più belli a mezz'ora di distanza. Mi ha anche detto che sua moglie fa volontariato nella scuola dove lavora sua sorella. Ora sapevo che lavoro faceva e avevo un'idea generale di dove abitava. Le 2 settimane di attesa per i risultati del DNA sono sembrate infinite. Ho cercato di comportarmi normalmente con mia moglie e i miei figli. Ogni volta che lei mi toccava o diceva di amarmi, dentro di me urlavo. E ogni volta che guardavo i miei figli, mi chiedevo se fossero davvero miei. Finalmente i risultati sono arrivati. Li avevo fatti spedire di nuovo a casa del mio amico. Li ho ritirati andando al lavoro e mi sono fermato con il furgone nel parcheggio. Le mani mi tremavano mentre aprivo la busta. Entrambi i bambini erano miei. Ho provato un senso di sollievo immenso. Almeno i miei figli erano davvero miei. Ma questo mi ha fatto arrabbiare ancora di più con mia moglie. Stava rischiando di distruggere la nostra famiglia per una storia con un uomo sposato. Era arrivato il momento di agire. Ho passato il fine settimana a pianificare i prossimi passi. Ora che sapevo che i bambini erano miei, mi sentivo più sicuro nel prendere decisioni. Avevo bisogno di prove ancora più concrete prima di affrontare chiunque. Volevo anche essere sicuro che entrambi i coniugi infedeli affrontassero le conseguenze. Il giorno dopo ho fatto delle copie di tutto. Foto, ricevute dell'hotel e qualsiasi cosa avessi trovato nella borsa di mia moglie. Ho messo tutto in una cartellina e ho fatto più copie. Poi ho cominciato a raccogliere informazioni sulla moglie dell'amante. La settimana successiva ho guidato fino al quartiere dove la cassiera aveva detto che lui abitava. Ho trovato l'indirizzo della sua agenzia di assicurazioni online e sono passato davanti al suo ufficio. L'insegna mostrava chiaramente il suo nome per esteso. Ho cercato l'agenzia sul sito e ho scoperto che ne era proprio il proprietario. Ho cercato il suo nome su alcuni siti immobiliari e ho trovato l'annuncio della casa che aveva comprato qualche anno fa. Un sabato mattina sono passato davanti a casa sua. Era una grande casa a 2 piani, con un bel giardino. C'era una donna fuori a fare giardinaggio e 2 bambini piccoli che giocavano lì vicino. Sua moglie sembrava una brava persona, una di quelle che non meritano una cosa simile. Ho deciso che sarebbe stata la prima persona con cui avrei parlato. Volevo che fosse lei a sapere tutto prima di affrontare mia moglie. Ho aspettato fino al sabato successivo e sono tornato a casa loro. L'ho vista di nuovo in giardino e ho parcheggiato.
Mi sono avvicinato e le ho detto che dovevo parlarle di suo marito e che c'era qualcosa di importante che doveva sapere. Sembrava confusa e mi ha chiesto di cosa si trattasse. Le ho detto che sarebbe stato meglio parlare in privato. Mi ha invitato a sedermi con lei in veranda mentre i bambini giocavano sul retro. Quando ci siamo seduti, ho capito che era nervosa. Probabilmente pensava che volessi venderle qualcosa. Le ho detto subito che suo marito aveva una relazione con mia moglie. È rimasta a bocca aperta e ha gridato «No!», chiedendomi se fossi sicuro. Le ho mostrato le foto e le ho spiegato da quanto andava avanti la cosa. Poi ha cominciato a piangere lì sulla veranda. Mi sono sentito malissimo per lei, ma doveva sapere la verità. Mi ha chiesto cosa avevo intenzione di fare. Le ho detto che avrei affrontato entrambi, ma volevo che lei fosse informata prima. Mi ha ringraziato per averglielo detto e ha detto che aveva bisogno di tempo per elaborare tutto. Le ho lasciato il mio numero di telefono e le ho detto di chiamarmi se avesse avuto bisogno. Quel fine settimana mi ha chiamato. Mi ha detto che aveva affrontato suo marito e che lui aveva confessato tutto. Le ha detto che era solo un'avventura e che l'avrebbe chiusa, ma lei non voleva più saperne. Ha detto che avrebbe chiesto il divorzio e mi ha chiesto se potevo testimoniare in tribunale. Le ho risposto assolutamente sì. Mi ha anche detto che suo marito le aveva rivelato che non era la prima volta. L'aveva già tradita 2 volte e lei lo aveva perdonato. Ma questa volta era diverso, perché aveva le prove. Era arrivato il momento di affrontare mia moglie. Ho deciso di aspettare la prossima volta che mi avrebbe detto di lavorare fino a tardi. Volevo coglierla sul fatto, senza possibilità di scuse. Il mercoledì sera mi ha detto che doveva restare al lavoro fino a tardi. Invece di seguirla, ho chiamato direttamente l'asilo. Ho chiesto di parlare con mia moglie per una questione riguardante il nostro figlio. La donna al telefono mi ha detto che mia moglie quella sera non lavorava. L'asilo chiudeva alle 6 e quella settimana non c'erano programmi serali. A quel punto l'avevo in pugno. Quando mia moglie è rientrata verso le 10 quella sera, io ero già di sopra a prepararmi per andare a letto. È entrata in camera e ha cominciato la sua solita routine. Si è tolta i vestiti da lavoro, è andata in bagno e ha iniziato a prepararsi per la doccia. Ho aspettato che tornasse in camera. Poi ho preso il telefono e le ho mostrato una delle foto, quella in cui baciava l'uomo nel parcheggio del ristorante. È rimasta pietrificata. Mi ha guardato il telefono con uno sguardo vuoto. Non riusciva a dire una parola. Era il momento della resa dei conti. È rimasta a fissare quelle foto per circa 30 secondi. Poi mi ha guardato e ho visto che cercava di inventare qualcosa da dire. Ha cominciato con le solite bugie, che non era una cosa seria, che poteva spiegare tutto, che era solo un collega di lavoro. L'ho lasciata parlare, scavandosi la fossa da sola. Poi le ho detto che sapevo che non stava lavorando la sera. Le ho detto che avevo chiamato l'asilo e che mi avevano detto che non era in programma. Le ho detto che l'avevo osservata per settimane. Le ho detto che sapevo esattamente cosa stava succedendo. Tutta la sua versione è crollata in un attimo. È scoppiata in lacrime e ha ammesso di avere una relazione. Ha detto che era iniziata 4 mesi prima, quando quell'uomo era venuto all'asilo per iscrivere suo figlio più piccolo. Hanno iniziato a parlare e si sono scambiati i numeri. All'inizio era solo una conversazione amichevole, poi è diventata più personale. Poi sono iniziati i caffè, poi le cene, poi l'hotel. Ha detto che non aveva mai voluto che succedesse. Mi ha detto che era infelice nel nostro matrimonio e che lui la faceva sentire speciale. Le ho chiesto se lo amava. Mi ha detto che pensava di sì, ed era tutto ciò che avevo bisogno di sapere. Le ho detto che doveva andarsene di casa entro il weekend. Le ho detto che avrei chiesto il divorzio. Le ho anche detto che la moglie del suo amante sapeva già tutto. Sembrava sorpresa. Mi ha chiesto se avevo parlato con lei. Le ho detto di sì e che anche lei stava chiedendo il divorzio. A quel punto si è arrabbiata. Ha detto che non avevo alcun diritto di intromettermi nella loro relazione. Ha detto che quello che era successo tra lei e quell'uomo non riguardava affatto la moglie di lui. Non potevo credere a ciò che stavo sentendo. Era arrabbiata con me perché avevo raccontato tutto all'altra persona tradita. I giorni successivi sono stati un inferno. Mia moglie ha fatto le valigie ed è andata temporaneamente a vivere da un'amica. Il suo amante è andato a stare in un hotel.
perché anche sua moglie l'aveva cacciato di casa. Ho dovuto dire ai miei figli che io e la loro mamma ci stavamo separando. Quella è stata la conversazione più difficile della mia vita. Mio figlio di 10 anni mi ha chiesto se era colpa sua. L'ho rassicurato dicendogli che non era colpa sua né del fratello. Gli ho spiegato che a volte gli adulti fanno scelte sbagliate che feriscono la famiglia. Gli ho promesso che sarei sempre stato il loro papà e che mi sarei preso cura di loro. Mio figlio più piccolo, di 7 anni, non capiva cosa stesse succedendo. Continuava a chiedere quando sarebbe tornata la mamma a casa. Il lunedì successivo ho depositato le carte per il divorzio. Il mio avvocato ha detto che avevo un caso molto forte a causa dell'adulterio. Nel nostro Stato, questo ha un impatto su questioni come la custodia e la divisione dei beni. Io e la moglie dell'amante siamo rimasti in contatto durante tutto il processo di divorzio. In modo strano, siamo diventati amici. Entrambi stavamo affrontando lo stesso tipo di tradimento. Entrambi cercavamo di ricostruirci una vita. Il divorzio della moglie dell'amante è stato finalizzato per primo. Ha ottenuto l'affidamento principale dei figli e una parte significativa dei beni del marito. Inoltre, ha ricevuto l'assegno di mantenimento per 5 anni. Lui ha dovuto trasferirsi in un piccolo appartamento e può vedere i figli solo a weekend alterni. Il mio divorzio ha richiesto un po' più di tempo, perché mia moglie ha provato a ostacolarlo. Ha sostenuto che ero solo vendicativo e che la sua relazione extraconiugale non faceva di lei una cattiva madre. Ma il giudice non l'ha vista in quel modo. Ho ottenuto l'affidamento principale di entrambi i figli. Lei li vede solo un fine settimana ogni 2 e una sera durante la settimana. Deve anche passarmi un assegno di mantenimento, perché guadagna più di me. Dopo il divorzio ha trovato un lavoro a tempo pieno. La parte più soddisfacente è stata la divisione dei beni. A causa dell'adulterio ha ricevuto solo il 30% delle proprietà in comune. Io ho tenuto la casa e la maggior parte dei risparmi. L'amante e la mia ex moglie hanno provato a far funzionare la loro relazione dopo i divorzi, ma è finita nel giro di un anno. La moglie dell'amante ha saputo tramite amici comuni che lui stava già frequentando un'altra. La mia ex moglie si è trasferita in un altro stato per stare più vicina alla sua famiglia. Continua a sentire i bambini regolarmente, ma li vede solo durante le vacanze scolastiche. Sono passati 2 anni da quando è successo tutto. Io e i miei figli ci siamo creati una nuova routine. Stanno andando bene a scuola e sembrano felici. Quando parlano della loro mamma, ne parliamo serenamente e io non ne parlo mai male. La moglie dell'amante e io siamo ancora amici. Ci aiutiamo a vicenda quando serve e i nostri figli sono diventati amici tra loro. A volte facciamo cose tutti insieme, come andare alle partite di baseball o fare grigliate. Non c'è niente di romantico, solo 2 famiglie che hanno vissuto la stessa esperienza. Ripensandoci, sono contento di aver gestito le cose nel modo in cui l'ho fatto. Avrei potuto affrontare mia moglie senza prove, oppure avrei potuto ignorare tutto e provare a salvare il matrimonio. Ma fare il test del DNA mi ha dato serenità riguardo ai miei figli. E raccogliere le prove mi ha protetto legalmente durante il divorzio. La cosa più importante che ho fatto è stato avvertire la moglie dell'amante. Lei meritava di sapere la verità sul suo matrimonio. Il mio consiglio per chi vive una situazione simile è di agire con intelligenza. Procuratevi le prove prima di fare accuse. Proteggetevi dal punto di vista legale ed economico. E ricordatevi che i figli sono la cosa più importante. Loro non hanno chiesto tutto questo caos. Tu cosa avresti fatto al posto mio? Avresti avuto il coraggio di fare il test del DNA, raccogliere prove e dire la verità all'altra famiglia? Fammelo sapere nei commenti. Lascia un like se la storia ti ha colpito e iscriviti per non perderti le prossime testimonianze reali da brividi.